13 settembre 1980. Sono poco più delle 21 all'ospedale Nuova Regina Margherita. Un uomo posteggia l'auto frettolosamente davanti all'ospedale. Apre lo sportello, scende e si dirige barcollando verso l'ingresso del nosocomio. Agli infermieri del pronto soccorso dice: "Mi hanno ferito". Poi si accascia a terra. Localizzato il proiettile che lo aveva colpito all'emitorace sinistro, i medici predispongono la sala operatoria per sottoporre l'uomo a un delicato intervento chirurgico. Ma quando lo portano sul tavolo operatorio, l'uomo è ormai morto. Quando la polizia e i carabinieri giungono sul posto, inizia la ricerca dei testimoni. 4 persone che erano a bordo di una vettura vengono fermate dai carabinieri e trattenute per accertamenti. Forse hanno visto qualcosa. La moglie della vittima, Patrizia Castellani, 21 anni, e altri familiari vengono portati in questura ed interrogati a lungo. La sparatoria era appunto avvenuta poco prima, verso le 21, in piazza San Cosimato. Secondo una prima sommaria ricostruzione, Giuseppucci, conosciutissimo nella zona di Trastevere, dove era nato e cresciuto, si trovava davanti all'ingresso del bar, che ha sede al civico 18 di piazza San Cosimato, in compagnia di alcuni amici. Ad un certo punto giunge un giovane che esplode un colpo di pistola contro Giuseppucci, per allontanarsi poi a bordo di una Honda 500 bianca e rossa. Lo sparo, nonostante la piazza fosse affollata di gente, viene udito da poche persone. È un colpo secco e poco violento, come quello di un'arma giocattolo. Inizia comunque un fuggi-fuggi generale. Molti avventori, che si trovano seduti ai tavoli sul marciapiede, cercano rifugio all'interno del locale. Altri si allontanano dalla piazza. Giuseppucci non cade. Porta una mano al petto e dice agli amici di essere stato ferito. Dopo aver rifiutato ogni soccorso, forse per non coinvolgere le persone lì con lui, si avvia verso la sua R4, parcheggiata poco distante, dove si mette alla guida per raggiungere il pronto soccorso. Dell'assassinio di Franco Giuseppucci si sta infatti occupando anche la Digos di Roma. Giuseppucci era stato arrestato in gennaio per ordine del giudice Amato. Lo si sospettava di avere preso parte ad una rapina in una banca romana attribuita ai NAR, che è il gruppo eversivo di estrema destra. Giuseppucci, 33 anni, sposato, è stato ucciso ieri sera qui, davanti ad un bar di Trastevere. Stava con amici quando un uomo da dietro una pianta gli ha sparato 2 colpi con una pistola munita di silenziatore. L'assassino è fuggito su di una moto guidata da un complice. Giuseppucci è voluto andare da solo nell'ospedale vicino, ma è morto mentre lo stavano operando. Il giudice Mario Amato, che fu assassinato dai NAR, aveva anche deciso di riaprire l'inchiesta su un altro episodio che riguarda Giuseppucci, il ritrovamento, cioè di armi nella sua roulotte avvenuto nel 76. Durante le indagini sull'assassinio, la polizia, che segue anche la pista del delitto comune, ha arrestato 3 persone sorprese armate in un ippodromo romano e che si pensa siano in qualche modo legate al Giuseppucci. Quello che gli inquirenti però non sanno è che sta per scatenarsi una guerra per vendicare la sua morte, la vendetta della banda della Magliana. Franco Giuseppucci nasce a Roma nel 1947, in zona Trastevere, e lì cresce in una famiglia di fornai. Da ragazzino aiuta il padre nell'attività di famiglia e da tutti nel quartiere viene chiamato Erfornaretto, un soprannome che si porterà dietro per tutta la vita. Inizia ben presto ad interessarsi al mondo del gioco d'azzardo, un vizio che diventerà ben presto un'ossessione. Certo, quel lavoro trovato presso una sala corse di Ostia è una strada spianata verso il vizio. Vi è arrivato come buttafuori, grazie al fisico taurino. E frequentando la clientela della sala corse, ha modo di entrare in contatto sempre più diretto con la criminalità che in quel periodo a Roma
si dedica soprattutto al racket del gioco d'azzardo, oltre che a quello della prostituzione e dell'usura. Per giocare servono i soldi, e molti. Un primo passo per ottenerne velocemente è quello di reggere le armi delle batterie di rapinatori. Un lavoro che non ti mette in prima fila e può rendere abbastanza. Certo, devi saper nascondere le armi e la poca esperienza può giocare brutti scherzi. 14 gennaio 1976. Verso le 3 di notte, una pattuglia della volante transita nel quartiere Aurelio, zona Gianicolo, davanti all'albergo Northland e nota alcune roulotte. Una, la più piccola, ha il vetro del finestrino posteriore rotto. Credendo di trovarsi davanti a un semplice furto, gli agenti iniziano un'ispezione della roulotte e dentro vi scorgono 2 valigie. Una volta aperte, vi trovano contenuti 2 mitra, 7 pistole, 12 passamontagna, 2 flaconi di cloroformio, 2 sacchi di juta, un paio di guanti e un impermeabile. Tutto quello che serve per rapire una persona. Attraverso il numero di targa, gli agenti risalgono al proprietario della roulotte, Franco Giuseppucci, di 29 anni. Ma quel vetro rotto, che ha causato l'intervento della polizia, diventa un alibi per Giuseppucci in tribunale. Come poter provare che sia stato lui a nascondere le armi nella roulotte e non qualche sconosciuto che abbia rotto il vetro e le abbia introdotte da lì? È questa la prima volta in cui Giuseppucci torna libero. Non sarà l'ultima, sempre aiutato da una giustizia, per così dire, dolce. Ma nei giorni trascorsi in carcere ha modo di costruirsi nuove amicizie criminali e di farsi un nome. Adesso lo chiamano tutti Ernegro, per via della carnagione scura. Una volta uscito, non cessa la sua attività di custode d'armi. Lo fa per l'amico Enrico De Pedis, quel renatino che appartiene alla batteria di rapinatori dell'Alberone. Questa volta però decide di tenere con sé le armi. Le porta in auto, un maggiolone rosso molto appariscente, e commette qui un'altra leggerezza. Lascia l'auto incustodita in strada di fronte a un cinema, con la chiave inserita. Tanta è la sicurezza ormai nell'essere diventato un personaggio di spicco del quartiere, uno a cui nessuno potrebbe fare uno sgarro. Un errore madornale, perché di lì passa Giovanni Tigani, detto Paperino, per l'andatura un po' goffa. Allora ladro d'auto come il fratello, quel Tigani, ucciso dai marsigliesi dopo la rapina in piazza Caprettari. Tigani ruba l'auto e senza conoscerne il contenuto la consegna ad una batteria della Magliana, che ha capo a Maurizio Abbatino. Giuseppucci non si dà tregua, inizia una serie di ricerche che lo portano a scoprire chi abbia l'auto e si presenta per farsela restituire. Potrebbe nascerne uno scontro. Ne nasce invece una nuova alleanza, anzi, un'amicizia che porta ad alzare il tiro. Si passa ai sequestri, così come aveva insegnato l'anonima dei marsigliesi.